Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. E dopo aver realizzato il cardigan ventaglietti con Marina, ho pensato di realizzare anche la maglietta da portare sotto per creare un twin set. Quindi un twin set particolarissimo, tutto fatto a ventaglietti, che adesso vi mostro. Beh, il cardigan lo conoscete, lo trovate nel mio canale prima di questo tutorial. Adesso vi mostro meglio la maglia. Eccola qui. Allora, io l'ho realizzata a manica corta perché appunto già con il cardigan la manica corta mi è sufficiente. E, volendo però vi spiego come farla a manica lunga, come farla con il ponte eventualmente sotto il sottascella, quindi nella parte sottostante quando facciamo l'unione, come invece farla per senza il ponte sotto. Vi spiego ogni cosa, quindi ogni tipo di passaggio, come diminuire la manica o aumentarla, come realizzarla eventualmente a vestitino, perché ho avuto delle richieste da delle amiche di gruppo dove dicevano vogliamo fare una maglia sotto il cardigan ventaglietti, però anziché maglia, anzi non maglia, ma un abitino, quindi vi spiegherò come farlo magari più allargato nella parte sotto, se volete. Vi spiego ogni particolare. È un top down, quindi andiamo insieme a realizzarlo. Se riesco sempre a girare si è un po' incastrato, ok? Ok, adesso questa è la parte del retro. Quindi vi faccio vedere anche la versione estiva perché potete realizzarlo invernale o estivo, il completo o solo la maglia, insomma, deciderete poi voi. Intanto vi faccio vedere quella estiva. Eccola qui, questa è la versione estiva, ciò vuol dire che è con un filato estivo. In questo caso è una microfibra, però possiamo utilizzarlo cotone, misto cotone, insomma in tutte le colorazioni che vogliamo. Qui l'ho lasciata a canotta, però penso di farle la manica, quindi volendo potete realizzare non solo la manica lunga, la manica tre quarti, la manica corta, ma potete lasciarla anche a canotta, così come la vedete. Qui scenderò ancora un pochino con la lunghezza, come vedi non l'ho ancora terminata, quindi scenderò con la lunghezza e stupefacente come filato, questo che sto usando, ma anche l'altro è di Temu, questo è di Ice Yarn. Vi lascio comunque tutto nel box, informazioni sotto proprio questo video e anche nel primo commento. Quindi direi che siamo pronti. Ecco, qui non ho fatto ancora la rifinitura, ovviamente vi spiegherò anche come fare la rifinitura nello scollo. Si parte passo passo, quindi non ti preoccupare di nulla, parti con me, guarda bene la spiegazione, soprattutto iniziale, quella dove ti spiega come partire e creiamo insieme questa maglia top down ventaglietti con Marina. Dunque, partiamo un attimo con un po' di teoria. Ci va, per forza. In questo caso ci va. Allora, e la maglia ventaglietti con Marina è un top down, quindi partiremo dal collo e man mano scenderemo giù fino ad arrivare al nostro scalfo dove chiuderemo e poi andremo a completare la maglia o l'abitino, perché poi vi spiegherò anche come eventualmente allargare per magari fare un abitino svasato fino alla lunghezza che voi desiderate. Allora, puoi usare qualsiasi filato, quindi in base al filato che hai e all'uncinetto che devi usare, devi fare i tuoi calcoli, che non sono calcoli così difficili, perché adesso ti spiego. Innanzitutto faremo degli ovalini, poi ti spiego come fare. Quelli che ho utilizzato io per la maglia in grigio, quella che hai visto che andrà in abbinamento al cardigan ventaglietti con Marina che vi ho pubblicato precedentemente a questo tutorial, e, quelli che ho fatto appunto sono 24 ovalini. Allora, attenzione, questi ovalini che andremo a fare insieme e poi vi spiegherò bene come farli,
sono 7 nella parte frontale, 7, 5 nella parte delle spalle, 7 ovviamente sono 10 e 5 dall'altra parte. Questi in azzurro che vedete sono sempre ovalini, ma non fanno parte del lavoro, ma bensì sono degli angoli. Quindi quelli che voi dovrete fare sono quelli frontali della schiena e i 2 della spalla, e devono essere semplicemente dispari. Ve li farò vedere, non ti preoccupare, non ti spaventare perché sarà facilissimo. Devono essere dispari questi che vedi in grigio, dispari questi che sono quelli della spalla, dispari e dispari, ovviamente. Quindi quello che noi andremo a fare sono questi ovalini, e man mano ti spiego quando ti devi fermare, cioè li faremo insieme. Se hai dei marcapunti ti serviranno, o altrimenti se non li hai puoi utilizzare dei pezzettini di filo dove io metto i marcapunti, tu leghi un filo, un moncone di filo. Andremo avanti appunto con gli ovalini che devono essere, ripeto, dispari. Difatti, se tu noti, io ti ho scritto, sono un totale di 24 ovali più 4 degli angoli, 2, 3 e 4. Ok? Quindi la cosa importante è ricordarsi che io ne ho fatti 7, tu ne puoi fare 9, 11, 13, l'importante è che siano dispari. Stessa cosa ovviamente in proporzione. Quindi se io ne faccio 7 e tu ne fai 7 e ti accorgi che la parte frontale è troppo piccola, perché magari hai un uncinetto più piccolo, un filo più sottile, che cosa succederà? Che tu semplicemente ne aggiungi 2, quindi da 7 andrai a 9. E via dicendo. Al contrario, se tu ritieni, avendo un filato magari più spesso e un uncinetto più spesso, ritieni che 7 sulla parte frontale e della schiena siano troppe, allora a questo punto ne togli 2 e ne fai solamente 5. Ovviamente ne togli 2 e diventano solo 3 sulla spalla, e stessa cosa ovviamente dietro e sull'altra spalla. Se li aggiungi, come ne aggiungi 2 qui, quindi da 7 diventano 9, da 5 ovviamente diventeranno 7. Ok? Basta aggiungerne 2. Se non bastano 2, ne aggiungi 4. Stessa cosa se devi diminuire, devi sempre toglierne 2 in modo tale che il numero, questo numero, rimanga dispari. Ovviamente se ti parlo di questo è ovvio che questo è speculare, quindi ok? Tutto qui, molto molto semplice. Quindi io ti ho lasciato questo schema in modo tale che tu vedi quali sono i miei punti di partenza e sai quali li farai con me, guarderai se è troppo o poco per te e in base a quello ti regolerai. Ok? Adesso andiamo a fare insieme questi ovalini. Ti spiego tutto, stai tranquilla o tranquillo, ok? Andiamo insieme, ti prendo per mano, non ti preoccupare, non ti spaventare, sarà facilissimo. Allora, per questo progetto, della quale abbiamo appena parlato con lo schemino che ti ho fatto, io userò 2 tipi di filati e non mi fermerò qui perché mi piace tantissimo questa maglietta, e quindi allora con quella che tu vedrai azzurra e marroncina l'ho realizzata col biscuit che ho acquistato su Ice Yarn, e ti lascio il link in descrizione. Quella invece grigio, questo è estivo, ovviamente è un premium acrilico ma è estivo. Questo qui invece è quello che ho acquistato su Temu, con il quale ho realizzato anche il cardigan, quindi io avevo 2 lotti, ne ho utilizzato uno per il cardigan e pochi gomitoli per fare la maglietta a manica corta, perché utilizzerò sotto il cardigan. E per quanto riguarda la quantità, vi scriverò sempre tutto, o ve lo faccio passare qui o vi scrivo comunque sempre tutto, 1 nel primo messaggio che voi vedete sotto il video, e 2 in descrizione sempre sotto il video. Quindi vi lascio anche il primo messaggio, così se per caso non vedete non vedete dov'è
la descrizione e almeno nel primo messaggio leggete tutto, altrimenti chiedetemi con un messaggino. A me fa tanto 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 piacere leggervi, quindi grazie a tutti coloro che mi lasciano un messaggio per dire sono passata di qui e ho visto il tuo tutorial. Ok, procediamo. Allora, con questo filato, il biscuit, lavorerò con l'uncinetto numero 3, mentre l'altro filato, quello di Temu, lo lavorerò con l'uncinetto numero 3,5. Visto e considerato che non ne ho molto di questo filato e mi serve per finire la maglia, e vi farò solo un campioncino con questo filato in modo tale da portarvi nel punto più critico. I punti critici sono l'inizio, che è quello che stiamo per fare insieme, l'unione sotto le ascelle, perché in quel punto vi darò due opzioni. La prima è quello senza aumenti sotto proprio la nostra ascella, ok? E l'altra opzione, quindi vi ho registrato la parte proprio senza l'aumento e con l'aumento. Ognuno seguirà il punto e la modalità che più rispecchia le proprie misure, ok? Quindi per ora vi faccio un campioncino e vi faccio vedere anche come muoversi, no? Con questi dispari di cui vi parlavo. Sarà facilissimo. Allora, questi ovalini innanzitutto sono molto molto semplici da fare. Quindi andiamo a prendere il nostro filo, facciamo la nostra prima di 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendi il filo 2 volte sull'uncinetto, vai sulla prima catenella che abbiamo fatto, riprendi il filo, ok, la prima è sempre un pochino così, riprendi il filo, lavora 2 a 2 le maglie, stiamo facendo una maglia altissima. Ok, abbiamo fatto il primo ovalino. Quanto era facile? Questo primo ovalino me lo vai a segnare perché è il primo, il nostro angolo, quindi non lo calcoliamo per quanto riguarda il conteggio della parte diciamo della parte frontale, ok? Diciamo che siamo partiti da qui, quindi questa è la parte frontale. Ora dobbiamo andare a fare i nostri 7 o 5 o 9 ovalini in base, ripeto, al tuo filato. Quindi questo non lo calcolo, ripeto, questo è l'angolo. Quindi andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle. Prendi 2 volte il filo sull'uncinetto, questa volta mi vai ad agganciare, vedi, questa è l'ultima catenella, e prendi anche la prima maglia, eccola qua, in questo modo. Prendi il filo e lo chiudi 2 a 2. Stai tranquilla che lo rifacciamo ancora. E questa è la prima. 1. Quindi andiamo a fare un altro ovalino. 1, 2, 3 e 4. 2 volte il filo sull'uncinetto. Andiamo proprio a prendere queste due parti. La prima fa parte di questa catenella e la seconda fa parte della maglia in alto di questa maglia alta. Queste due. Ok, fai passare il filo e chiudilo 2 a 2 e abbiamo i 2 ovalini. Vai, e questo sarebbe pari, quindi non puoi fermarti qui, anche perché è minuscolo. 1, 2, 3 e 4. 2 volte il filo sull'uncinetto, vai in questa asolina e in questa. Prendi il filo, chiudi 2 a 2. 1, 2, chiudo. E ne abbiamo 3. Ancora 1, 2, 3, 4
2 volte il filo sull'uncinetto, vado all'interno delle 2 asoline, prendo il filo e chiudo 2 a 2. Ecco, io vorrei già fermarmi qui, ma non posso perché non è dispari, ne ho 1, 2, 3, 4, questa non la calcolo, quindi ne devo fare almeno un'altra. 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nell'asolina, prendo il filo, lo porto dentro e chiudo 2 a 2. Ok, io mi fermo qui. Tu vai avanti quanto queste asoline, fino a quando queste asoline ti daranno la lunghezza che ti va bene per la parte del tuo scollo, o 7 o 9 o 11 o 13. Ok, tu vai avanti e poi man mano controlla se va bene per te. Quando sei arrivata alla misura che a te va bene, adesso ti mostro questo che è praticamente quello che sto realizzando. Io qui ho fatto 13 ovalini, 13, che mi danno una dimensione di, allora, una dimensione di, devo arrivare qui, questo e questo, 19 centimetri. Ok, 19 centimetri. Poi, quindi io ne ho fatte 13, vedi? Tranne questa che è quella del mio angolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e questa è quella dell'angolo. Quindi tu vai avanti quanto desideri. Queste invece sono quelle della maglia grigia, questo è il conteggio della maglia grigia, essendo più spessa, più, vedi, ha un leggero filo, è più ingombrante come filo, quindi di conseguenza mi prende un uncinetto più grande e mi ci vanno meno ovalini. E poi per quella estiva la volevo più aperta, quella invernale più chiusa. Questo è il conteggio che ho fatto con quella invernale, quella estiva ne ha 13. Io mi fermo qui e fermata a 1, 2, 3, 4, 5 che sono appunto dispari, che cosa faccio? Mi vado a fare un altro, aspetta che si è girato, ok, 1, 2, 3 e 4, un altro ovalino, uguale identico agli altri, né più né meno, però questo non lo calcolo perché sarà il mio secondo angolo. Ok, quindi vado a mettergli un altro marcapunto, così. Ora la stessa cosa la facciamo però per la mia spalla. Abbiamo fatto la parte avanti o dietro, la parte avanti, abbiamo fatto anche il nostro secondo angolino, ora dobbiamo fare la spalla. Quindi partiamo dal nostro angolo che è questo azzurro. Tu ne dovresti fare 5 o 7 o 9, oramai capito tutto. Io invece, in base a quelle che ho, che sono 5, io ne farò solo 3. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, ne farò soltanto 3. E vado a farle 1, 2, 3 e 4, 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a prendere, ok, questa parte interna o verso di noi delle 2 maglie, chiudo 2 a 2 e ne ho fatta già una. Riparto con la seconda, 2, 3 e 4, entro, ok, l'ultima, 1, 2, ne faccio ancora 1, 1, 2, 3 e 4, ok, vedi? Io penso che si capisce, vero che sono entrata nella prima delle catenelle e in testa a questa maglia alta, nelle due, vedi, proprio qui. Ok, prendo il filo e chiudo. E ne ho 3, perché questa non la calcolo.
1 2 3, questa sarà la mia spalla, anziché 5 io ne ho 3. Adesso vado a fare l'angolo, quindi 1 2 3 e 4 e vado a fare il mio angolino. Ok, e qui metterò il mio segnapunto. Ok, ora ho fatto questo lato che è il lato della spalla, ora farò quello della schiena che è identico scusami, è identico alla parte frontale, quindi questa, e vai a fare questa. Quindi ora devi fare le 5 sulla spalla o in base a quello che tu hai scelto. Fai l'angolino e mettici il quarto segnapunto, ne abbiamo già 3, devi mettere scusami, metterai il quarto segnapunto, poi mi farai le 5 della spalla. Per ora abbiamo fatto, lascia perdere il mio, abbiamo fatto le 7 frontale, che sono questo, più l'angolo, che è quello dove c'è il segnapunto arancione. Ne hai fatto 7 ovalini, un angolo, che è quello rosa, 5 ovalini, un angolo, che è questo verde acerbo. Adesso mi farai di nuovo 7 ovalini più un angolo, che sarà blu, per dire, e poi me ne fai altri 5 e ci ritroviamo per chiudere il nostro cerchio fatto di ovalini. E quando abbiamo fatto la nostra serie di ovalini e abbiamo messo i nostri marcapunto che segnano appunto dove ci sono i nostri angoli, e ne abbiamo 4 ovviamente, quindi l'angolo iniziale, dopo aver fatto i 7 ovalini abbiamo fatto un altro ovalino dove abbiamo messo il marcapunto che segna la fine della parte iniziale frontale, definiamola così. Poi abbiamo i 5 ovalini, io ne ho soltanto 3, ma questo è un campioncino, 5 ovalini per le spalle. Di nuovo abbiamo fatto i 7 ovalini per il retro e abbiamo messo il marcapunto nell'ovalino seguente, e per finire ne abbiamo fatti altri 5 senza l'angolo, perché l'angolo è questo e adesso andremo a unirlo e ti faccio vedere in che modo. Quindi in totale tu dovresti avere, se hai seguito questo schema qui, dovresti avere 24 ovali più 4 degli angoli. Ok, questo è il totale, altrimenti se ne hai di più ovviamente avrai più ovalini, ma sempre 4 angoli. Ricorda che devono essere dispari gli ovalini questi qui, ok? Sempre più 4 angoli. A volte mi ripeto, però mi sembra di non essere mai abbastanza chiara. Allora, adesso fai così, metti la parte con l'onda, diciamo la parte dove ci sono le catenelle, rivolte all'esterno, ok? Perché adesso andiamo a chiudere il primo angolo e questo qui. Adesso noi andiamo a chiudere in questo modo. Con l'uncinetto da questa parte mi inserirò nella parte finale di questo ovalino, quindi puoi metterti anche qui se vuoi, dove c'è questa catenella. Ok, prendi il filo, lo porti all'interno e dentro. Ok, quindi abbiamo chiuso il nostro giro. Tieni conto che deve restare sempre bella piatta, non arrotolata, perché altrimenti diventa un problema. Ora entriamo in questo ovalino qui, in questa parte qui, questa, ed è la parte del nostro angolo. Abbiamo appena tolto il nostro segnapunto. Quindi entra con una maglia bassissima e tira su 3 catenelle, 2 e 3, rientra di nuovo nello stesso punto e fai un'altra maglia alta e 2 catenelle di separazione, rientra ancora e fai una maglia alta più una maglia alta. In totale devi avere
2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora questo segnapunto me lo metti nella terza catenella di inizio, questo, così, in questo punto qua, così sai dove devi agganciarti. Adesso abbiamo questo. E dopo aver fatto il nostro primo angolo andiamo avanti con la lavorazione, quindi abbiamo 4 catenelle da fare. Nel primo ovalino entra e fai una maglia bassa, in questo modo. Poi andiamo nell'ovalino successivo senza fare catenelle e qui andremo a fare 9 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 8 e 9. Ok, il nostro ventaglietto da 9 senza fare catenelle andiamo nell'ovalino sottostante e facciamo una maglia bassa. Ripetiamo l'operazione, quindi entriamo nell'ovalino successivo e andiamo a fare 9 maglie alte. Qui siamo a 3, continua fino a 9, siamo a 8 e 9 e andiamo nell'ovalino successivo a fare una maglia bassa. Ok, nell'ovalino che troverai farai le 9 maglie alte, in quello successivo una maglia bassa. Continua così per quanti ovalini tu avrai fino ad arrivare al tuo segnapunto. Quando arrivi al segnapunto fai così, e questo è quello che farei sempre prima dell'angolo. Andrai a fare 4 catenelle, entra nel segnapunto, cioè nell'ovalino dove c'è il segnapunto, e vai a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, così. Ok, puoi togliere ora il segnapunto, se vuoi puoi metterlo nel centro del tuo angolo, il secondo che abbiamo fatto. Ok, e procediamo. Allora, un lato l'abbiamo fatto, come hai visto si inizia con 4 catenelle e si finisce con 4 catenelle nel giro dei ventaglietti. Stessa cosa sarà anche il prossimo giro. Comunque tu sappi che ogni volta che inizi devi fare 4 catenelle, 2, 3 e 4, e anche quando finisci. Vai nell'ovalino successivo e fai una maglia bassa, vai nell'ovalino successivo e fai le 9 maglie alte, qui siamo a 2, 3, procedi fino a 9, 7, 8 e 9 e blocca il tuo ventaglietto nell'ovalino successivo con una maglia bassa. Continua a fare la stessa cosa in tutto il lato, quindi per tutti gli ovalini che hai. Quando arrivi verso il tuo angolo dove abbiamo messo il segnapunto, farai le 4 catenelle per finire, vai dove c'è il segnapunto e mi fai le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E abbiamo fatto anche il lato della spalla, il mio piccolissimo, comunque il tuo ovviamente sarà proporzionato a te, ok? Quindi togliamo il segnapunto dell'angolo e andiamo a metterlo, se vuoi, se no puoi anche evitare, si capisce qual è l'angolo, però se vuoi metterlo lo metterai in testa al tuo angolo, così in centro. E riprendiamo l'altro lato, quindi si ricomincia con 4 catenelle, 4 catenelle, nel primo ovalino una maglia bassa,
senza fare catenelle andiamo nell'ovalino successivo e facciamo 9 maglie alte, 8 e 9. Andiamo a bloccare il nostro ventaglietto nell'ovalino successivo con una maglia bassa. Nell'ovalino successivo vai a fare di nuovo un ventaglietto da 9, 8 e 9, blocca il ventaglietto nell'ovalino successivo con una maglia bassa e continua in questo modo per tutto il tuo lato, ok? Quando arriverai al segnapunto, come sempre, andiamo a finire con 4 catenelle. Nel segnapunto andiamo a fare le 2 maglie alte, due catenelle e ancora 2 maglie alte. E qui abbiamo fatto, io in piccolo tu in grande, la parte frontale o retro della nostra maglia. Procediamo togliendo il segnapunto da questo lato, da questo angolo, e lo mettiamo in testa o in centro al nostro angolino. Riprendiamo facendo di nuovo 4 catenelle. Ogni volta che si riprende sono 4 catenelle che andiamo a bloccare nell'ovalino sottostante e dopo procediamo con il nostro ventaglietto da 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Blocchiamo il nostro ventaglietto nell'ovalino successivo e procediamo nello stesso modo per tutti gli ovalini che abbiamo sulla nostra spalla. Quando arrivi all'angolino finisci con 4 catenelle e poi andiamo in testa queste prime 3, 1, 2, 3, proprio qui in cima, per chiudere il nostro giro con una maglia bassissima e poi per trovarci qui in centro con delle maglie bassissime, quindi una la facciamo sulla seconda maglia alta e una decisamente in centro al nostro angolino. E così abbiamo chiuso il nostro primo giro di lavorazione e abbiamo 2 angoli qui in cima, 2 angoli sotto. Aspetta che te lo faccio vedere bene. E adesso è la parte più difficile, figurati, la parte più difficile è stata fatta, quindi l'impostare il nostro lavoro. Ora dobbiamo semplicemente farlo ingrandire. Andiamo a fare insieme il prossimo giro. Facciamo il nostro secondo giro. Possiamo togliere il nostro marcapunto, si riparte sempre nello stesso modo, quindi con le nostre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi andiamo al suo fianco a fare un'altra maglia alta. Se vuoi, nella terza catenella di inizio puoi inserire il marcapunto, così sai dove devi unirti, se ti fa piacere, se ti è comodo. Poi farai 2 catenelle, rientri nello stesso punto perché dobbiamo fare un angolo e mi fai altre 2 maglie alte. Ok, il secondo giro è quello degli archetti, quindi andremo a fare 4 catenelle. Nel primo archetto sotto andiamo a fare una maglia bassa, poi di nuovo 4 catenelle e adesso salta 1, 2, 3 maglie, nella quarta entri, prendi il filo e fai una maglia bassa, in quella accanto un'altra maglia bassa e in quella accanto un'altra maglia bassa. In poche parole abbiamo saltato 3 maglie, 1, 2, 3,
3 le abbiamo lavorate con le 3 maglie basse e 3 le abbiamo saltate. Ora facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle, saltiamo 3 maglie e andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie basse, 4 catenelle. Continua così per tutti gli archetti che tu hai. Quando arrivi alla fine farai 4 catenelle, come detto, vai nell'archetto, fai la maglia bassa, di nuovo 4 catenelle, vai nell'angolo, qui, e fai 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Il tuo angolo. E così abbiamo finito il nostro lato. Ora facciamo l'altro nello stesso identico modo, ve lo faccio rivedere. Quindi 1, 2, 3 e 4 per partire. Andiamo nell'archetto e facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, saltiamo 3 maglie, quindi puoi contarle anche da qui, 1, 2 e 3, oppure da qui 1, 2 e 3, e nella quarta maglia bassa, nella quinta maglia bassa, nella sesta maglia bassa. Vai a fare di nuovo 4 catenelle, continua nel modo in cui ti ho mostrato, quindi farai le 3 maglie basse su ogni ventaglietto e distanzierai con 4 catenelle, arriverai verso la fine del tuo angolo dove farai una maglia bassa, di nuovo 1, 2, 3, 4 catenelle, togli il segnapunto se l'hai messo, io adesso non lo metterò più, e nell'angolo mi fai 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Se ti serve il segnapunto, ovviamente mettilo al centro del tuo angolino. Ok, finisci così gli altri 2 lati nello stesso identico modo. Facciamo l'ultimo lato insieme del secondo giro. Allora 1, 2, 3 e 4 catenelle per partire, inserisci e fai la maglia bassa nell'archetto, 1, 2, 3 e 4, sali sulla quarta, quindi saltane 3, 1, 2, 3, sulla quarta fai una maglia bassa accanto e una maglia bassa accanto, di nuovo 1, 2, 3 e 4 catenelle, continua così per tutti i ventaglietti che trovi. Quando arrivi nella parte finale, qui troverai un archetto, vedi, dopo aver fatto le 4 catenelle mi fai la maglia bassa, poi 1, 2, 3 e 4 catenelle per finire il giro, e dove c'è il segnapunto lo togli e inserisci il tuo uncinetto, prendi il filo e lo porti all'interno con una maglia bassissima. Stessa cosa farai per la maglia successiva, quindi entra in testa, prendi il filo, lo porti dentro e ancora una volta per entrare nel centro del tuo angolo iniziale prendi il filo e lo porti dentro. Abbiamo finito il nostro secondo giro. Ok, andiamo a fare il nostro terzo giro insieme. Ma visto e considerato che questo disegno, questo schema ha solo 2 giri, praticamente adesso andiamo a ripetere il primo giro, ok? Lo ripetiamo insieme. Alcuni di voi lo conoscono già perché hanno già fatto il cardigan o lo scialle e quindi sanno come andare avanti. Se invece te è la prima volta che lo stai realizzando insieme a me, il punto
ventaglietti o la maglia ventaglietti con Marina, se lo stai, appunto, se lo stai realizzando per la prima volta, ti do un ripassiamo insieme i due passaggi, quindi il primo e il secondo. Noi stiamo andando a fare il terzo che corrisponde al primo, come detto, quindi se vuoi farlo insieme a me, altrimenti puoi passare direttamente al passaggio successivo. Partenza sempre con 3 catenelle. Vai di nuovo nell'angolo e forma una maglia bassa e qui una maglia alta, e qui ne abbiamo 2 maglie alte, una l'abbiamo sostituita con le 3 catenelle e se vuoi puoi anche nella terza 1 2 3 inserire il tuo marcapunto. Quindi abbiamo le 2 maglie alte, poi dobbiamo fare 2 catenelle, rientriamo dentro e facciamo 2 maglie alte e ci siamo. Abbiamo fatto il nostro angolo di partenza. Ora 4 catenelle come sempre quando partiamo. Inseriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. Ora, senza fare catenelle, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare 9 maglie alte. Quindi 2, 3, vai avanti fino a 9, 7, 8 e 9. Ferma il tuo ventaglietto nella maglia bassa centrale, quindi conta 1 e 2 nella centrale, la seconda, con la maglia bassa, senza fare catenelle, vai nell'archetto e fai di nuovo 9 maglie alte. Arriva fino a 9, 8 e 9. Ferma, blocca il tuo ventaglietto nella seconda maglia bassa con una maglia bassa e nell'archetto successivo di nuovo 9 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vai nell'archetto e blocca con una maglia bassa. Continua in questo modo per tutti gli archetti che tu hai, facendo le 9 maglie alte e blocca la maglia bassa nella seconda maglia bassa del giro sottostante. Quando arrivi vicino all'angolo, finisci con la maglia bassa, ovviamente, che ha bloccato il ventaglietto, e poi con 2, 3, 4 catenelle salta nel centro del tuo angolo e formalo. Quindi fai 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, così. Sei pronta a ripartire per l'altro lato. Partenza con 4 catenelle, nell'archetto maglia bassa, nell'archetto successivo 9 maglie alte, e 9. Blocco il ventaglietto nella seconda maglia bassa del giro sottostante con una maglia bassa, nell'archetto successivo 9 maglie alte. Blocco il ventaglietto, se ho detto archetto tra archetto e ventaglietto, fai 9 maglie alte. Fatto le nostre 9 maglie alte del ventaglietto, entriamo nell'archetto, maglia bassa, finiamo con 4. Ovviamente voi continuate così per tanti archetti che voi avete, quindi 2, 3 e 4. Entrate nell'angolo, quindi quando siete alla fine maglia bassa nell'ultimo archetto, 4 catenelle, entro nell'angolo e vado con 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. Ok,
Abbiamo ripassato insieme, adesso fai l'ultimo, il penultimo e l'ultimo lato nello stesso identico modo che ti ho spiegato. Arrivati alla fine del giro, come sempre blocchiamo il nostro ventaglietto da 9 nell'archetto con una maglia bassa e poi 1, 2, 3, 4 catenelle. Andiamo a chiudere il nostro giro dove c'è il nostro marcapunto che segna la terza 1, 2, 3, la terza catenella della nostra prima maglia. Quindi togliamo il segnapunto, inseriamo l'uncinetto 1, 2 e 3, prendiamo il filo e lo portiamo dentro. Facciamo la stessa cosa, una maglia bassissima nella seconda maglia alta che è quella a fianco, quindi maglia bassissima, e vado nel centro con una maglia bassissima. Sono pronta adesso a ripartire col nostro quarto giro, che è praticamente il fratello gemello del nostro secondo giro, ok? Intanto siamo già qui. Quindi si riparte con 1, stiamo facendo il nostro 1, 2, 3, il nostro quarto giro che poi sarebbe il nostro secondo. Quindi 1, 2 e 3. A fianco una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Adesso vado un po' più veloce. Ok, se vuoi puoi sempre bloccare, cioè mettere nella terza catenella, questa qui, il tuo segnapunto. Ok, si parte sempre nello stesso modo: 1, 2, 3 e 4, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, conto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa, in quella a fianco maglia bassa, in quella a fianco maglia bassa, totale 3 maglie basse. Di nuovo 1, 2, 3, 4, salto 3 del ventaglietto successivo, 1, 2, 3, nella quarta entro, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, salto 3 nella quarta, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa. Vai avanti così per tutti i ventaglietti che tu hai. Vai a fare di nuovo 1, 2, 3, 4. Siamo, vedi, qui c'è l'ultimo archetto, maglia bassa nell'archetto, 1, 2, 3, 4, nell'angolo componi il tuo angolo. Facciamo ancora questo lato, 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, nella quarta maglia bassa, in quella a fianco maglia bassa, in quella a fianco maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, nella quarta maglia bassa, maglia bassa, bassa a fianco e maglia bassa a fianco, in totale sempre 3. 1, 2, 3, 4, tu continuerai ovviamente, io ho già finito, sono nell'archetto, una maglia bassa, 4 catenelle e finisco facendo il mio angolo. Bene, a questo punto posso lasciarvi tranquille, in modo tale, io intanto vi faccio andare in gondola ogni volta. Vabbè, non costa niente andare in gondola, vedi? Ok, finite il quarto giro, ci ritroviamo qui alla chiusura ancora una volta insieme. Facciamo il nostro quarto giro, quindi con le solite 4 catenelle, e andiamo ad agganciarci nella prima maglia, sarebbe la terza, no? 1, 2, 3, entro con l'uncinetto, prendo il filo e lo porto all'interno, poi sulla seconda maglia alta
vado con una maglia bassissima e entro dentro. Ok, adesso ci siamo. Posso lasciarvi tranquille perché adesso i giri li avete visti 2 volte insieme. Quindi dobbiamo solo far crescere il nostro rettangolo, diciamo così, il nostro rettangolo. Dobbiamo solo farlo crescere fino ad arrivare all'ampiezza del nostro scalfo, ovviamente, no? E poi guardiamo insieme la parte successiva, cioè come fare quando siamo arrivati al nostro scalfo. Se fare un ponte sotto l'ascella in modo tale da avere un po' più di spazio, o se vuoi lo uniamo in questo modo. Vi faccio vedere tutte e 2 le parti per esteso, come al solito. Non vi faccio solo teoria. Quindi questo è il campioncino che abbiamo realizzato. Ora ti faccio vedere quello originale. Ok, perfetto. Io adesso sto andando avanti con un ponte di 2 centimetri circa, dopo lo vedrai in seguito. E prima ma penso di avertelo già, comunque prima di arrivare al ponte ho fatto vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 giri, 14 giri, ok? E mi sono fermata dove c'è il ventaglietto. 14 giri. Voi ovviamente andate avanti per i giri che vi occorrono per arrivare nel sottoascella, ok? Quindi proseguite così come io vi ho mostrato per tutti quei giri, poi tornate a vedere la prima versione della chiusura. Se non va bene per voi, guardate la seconda versione. Ok, buon proseguimento, ci vediamo dopo. Quando arrivi all'altezza che ti serve appunto per il tuo scalfo, quindi ti rendi conto che ci sei arrivata, magari ti manca appena un pochino di spazio sotto l'ascella, ma comunque ci sei arrivata, allora ti devi fermare e andiamo avanti in questo modo. Quindi io ti dico quanto sono arrivata io. Sono andata avanti per circa 18 centimetri e ho un'ampiezza di 42 centimetri. Ok, adesso andiamo avanti in questo modo. Metti la tua maglia, la posizioni così come l'ho posizionata io. Girala in questo modo e ora ti faccio vedere una cosa. Se tu devi aumentare, dare spazio sotto l'ascella, lo farai in un secondo momento. Aspettami perché adesso faccio vedere invece come chiuderlo nel caso in cui questa ampiezza a voi bastasse e voleste chiuderlo qua. Ok, quindi è molto facile. Semplicemente inserisci l'uncinetto da dove sei arrivata, quindi alla fine del tuo giro. Con maglie bassissime raggiungiamo il centro dell'angolo. Ok, adesso facciamo, prima uniamo, quindi prendi l'angolo dalla parte opposta e entri con l'uncinetto proprio in corrispondenza dell'angolo, vedi? Entri, prendi il filo e lo porti all'interno. Allora, a questo punto tu cosa devi fare? Apri bene. Ok, questa sarà la circonferenza, vedi? La circonferenza del tuo braccio, dello scalfo. Allora, qui, proprio in questo punto, tira su una catenella, rientra, vedi dove abbiamo fatto la maglia bassissima, rientri dentro e fai una maglia bassa. Ok, entra adesso nell'ex angolo questo e fai un'altra maglia bassa. Quando finisci il giro chiuderai in questa
maglia dell'angolo con una maglia bassa e poi con la maglia bassissima chiudi. Dobbiamo avere le 3 maglie basse, ok? Chiuderai qui in questa seconda, poi qui vai avanti 1 2 3 e 4, 1 2 3 4, vai su 1 2 3, vai qui 1 2 e 3 e continui con la lavorazione. Quando arrivi nell'angolo opposto, proprio qui, unisci. Ovviamente cosa farai? Prima, a questo punto, visto che siamo da questa parte, prima fai una maglia bassa, unisci i 2 angoli e fai la maglia bassa come abbiamo fatto di là, unisci come abbiamo fatto di là e fai la maglia bassa anche di qua. Devi averne 3, quindi ne fai una nell'angolo, una maglia bassa che unisce le 2 parti e una maglia bassa su quest'angolo qui, ok? Adesso ti faccio vedere, mentre finisco questa parte ti faccio vedere. Come vedi ho lavorato tutto il lato dopo aver chiuso sotto l'ascella, sto arrivando dal lato opposto, devo chiudere anche dall'altra parte, quindi vado nel mio archetto e faccio una maglia bassa, 1 2 3 e 4, vado in corrispondenza del mio angolo e faccio una maglia bassa come ti dicevo, entro anche dalla parte opposta. Come vedi io ho il dritto verso di me, quindi ce l'ho in questo modo, e faccio un'altra maglia bassa, apro il lavoro, rientro dentro e qui c'è la terza maglia bassa, quindi qui ne abbiamo 1 2 e 3. Proseguo e ci vediamo alla chiusura di questo giro. Ok, siamo arrivati alla fine del nostro giro e dobbiamo unirlo. Allora, come avete notato, io qui ho fatto, qui adesso farò 1, 2, 3, 4, una sola maglia bassa. Perché questo? Perché annullo il giro. Adesso vi spiego meglio. Allora, vai a fare 1, 2, 3, 4, dobbiamo raggiungere la nostra prima maglia bassa, vedi? E come detto qui ne vanno 3. Quindi nel nostro ex angolo tu entri, fai una maglia bassa, poi entri nella prima maglia del giro, maglia bassa nel giro che è questa, entri e fai una maglia bassissima e così hai unito il tuo giro. Ora devi ripartire, quindi farai una catenella, entri nella parte centrale da dove sei partita e fai una maglia bassa e qui ti toccherà fare le 9 maglie alte. Perché ti dicevo che vado ad annullare questa parte? Perché dopo aver fatto le 9 maglie basse, questo archetto io non lo guardo, vado direttamente al centro di queste 3 maglie basse e vado a fare la mia maglia bassa, così, perché se no sfarfalla troppo, quindi e poi non ci tornano i conti, quindi bisogna far così. Dopo aver fatto la maglia bassa, tu riprendi tranquillamente con le tue 9 maglie alte. Fatte le 9 maglie alte, blocchi il tuo ventaglietto al centro delle 3 maglie basse, come abbiamo già visto più volte, e continui così tutto il giro. Adesso io faccio questa parte, ti faccio rivedere di nuovo l'unione qui dove c'è il sottomanica, lo scalfo, ok? Ti faccio rivedere questa parte qua. Quando arrivi dalla parte opposta, quindi praticamente noi abbiamo fatto dal inizio giro, abbiamo fatto tutto il lato avanti o dietro che sia, quando arrivi dalla parte opposta, questa è la parte di unione, quindi questo io lo salto e vado come ho fatto all'inizio, no? Io però ovviamente sono dalla parte opposta, quindi è questo che vado a saltare, quindi vado decisamente in questo punto, quindi saltando ho fatto la maglia bassa dove ci sono le maglie alte, ho saltato semplicemente questo archetto e vado a fare le mie 9 maglie alte, 9 maglie alte, e poi nel centro
bloccherò questo mio ventaglietto, in quella a fianco vado a fare le mie 9 maglie alte. Fatte anche le 9 maglie alte, qui c'è l'apertura del nostro braccio, fatto anche le nostre 9 maglie alte, ignoriamo completamente questo archetto, come abbiamo fatto negli altri 2 punti che vi ho fatto vedere. Vado sopra le mie 3 maglie basse in centro e vado a fare la maglia bassa. Prosegui così per tutto il giro fino ad arrivare alla fine, dove dobbiamo ignorare il penultimo archetto, perché andando è il secondo archetto e venendo è il penultimo. Ignorerai il penultimo e farai le ultime 9 maglie alte proprio qui, e poi ti faccio vedere come proseguire. Siamo alla fine del giro. Come sapete, il penultimo archetto lo salto, quindi vado nell'ultimo archetto e vado a fare le mie 9 maglie alte. Fatto il nostro ventaglietto da 9, andiamo nella maglia bassa centrale e facciamo una maglia bassa, e ora ci spostiamo, e sarà sempre così quando sarete nel giro dei ventaglietti. Dovete spostarvi in cima ai ventaglietti di quante maglie. Allora, innanzitutto qui abbiamo una maglia bassa e ci spostiamo di 1, poi andiamo nella prima maglia alta e ci spostiamo con delle maglie bassissime, nella seconda maglia alta maglie bassissime, nella terza maglia bassissima, vado nella quarta, rifaccio una maglia bassissima, ed è qui che farò la catenella e poi, scusami, e poi entro e faccio la mia maglia bassa, 1, 2 e 3. Ok, qui è dove andrò a agganciarmi. Quindi quando vi riaggancerete con il vostro archetto, vi riaggancerete qui, vi spostate solo di 1, fate la maglia bassa e poi andate a fare i ventaglietti. Quindi, e quando vi ritroverete dove ci sono i ventaglietti, dovete salire in testa ai ventaglietti per fare il lavoro che vi ho appena mostrato. Questa era l'unica difficoltà, quella di risistemare il lavoro per poter procedere con l'allungamento, e oramai non avete più problemi perché è tutto impostato, e quindi basterà andare avanti quanti giri volete per allungare. Se volete allargare in modo tale che si svasi, ad esempio vogliamo fare un abitino e quindi vogliamo che si svasi di più, che si allarghi, semplicemente dobbiamo aggiungere catenelle e maglie alte. In che modo? Quando farete l'archetto, anziché di 4 catenelle la farete di 5, e i ventaglietti devono aumentare 2 alla volta. Quindi se io faccio un archetto da 5, il ventaglietto che sarà sopra l'archetto non sarà più di 9 ma sarà di 11. Quindi attenzione che vi si allarga molto, in modo tale da avere sempre le 3 maglie basse centrali, no? Per poi poter rifare il gioco degli archetti e dei ventagli. Quindi potete aumentare senza problemi, una catenella alla volta per gli archetti, ok? Quindi noi ne facciamo abitualmente 4, ripeto, e nell'archetto, nel giro successivo, dovrete fare un ventaglietto, anziché di 9, che attualmente sarà di 9, sarà di 11. Questo comporterà un buon allargamento. Ovviamente potrete decidere di allargare un archetto sì, un archetto no, un ventaglio sì, un ventaglio no, però lì sarà un lavoro, nel senso che dovete ricordarvi, a parte che basterà contare, dovete ricordarvi dove c'è l'aumento e quindi continuare a fare lo stesso aumento, e dove non c'è, ok? Quindi o lo allargate tutto e quindi mano a mano diventerà anche un bel lavoro, tra l'altro, mano a mano si allargherà tutto,
oppure intervallate gli aumenti una volta, per esempio un aumento qui, questo no, qui aumento, qui no, ok? Dovete sempre fare in modo che gli archetti, cioè quelli dove attualmente mettiamo 4 catenelle, che aumentino quando dovete aumentare anche il ventaglio, quindi da 4 diventa 5, da 5 diventa 6, ma il ventaglio deve aumentare sempre di 2, quindi da 9 diventa 11, eventualmente non vi bastasse, da 11 diventa 13, ok? Sempre 2, 2 alla volta. Andate avanti così, rendetelo bellissimo, lunghissimo, cortissimo, quanto voi desiderate, potete allargarlo come volete, nello stesso modo si stringerà, facendo ovviamente il discorso contrario, ma lo andremo a vedere per la manica, quindi lì lo guardiamo insieme. Vi lascio andare e proseguire col lavoro. Io non faccio nessuna rifinitura perché già il ventaglietto per me è una rifinitura. E ora ci troviamo nella seconda opzione. La prima l'abbiamo vista, quella di chiudere senza allargare sotto il nostro braccio, quindi all'altezza della nostra ascella. Ora guardiamo come invece allargare sotto la nostra ascella. Partiamo dal fatto che devono essere aggiunte dispari. Quindi se noi andiamo a fare un solo ovalino va bene, 2 no, ne possiamo fare 3 o 5, devono essere dispari. Ok, quindi non possiamo partire da dove ci siamo lasciati. Io sono sulla destra, devo lavorare questa parte qui, e arrivare in questo angolino qui. Ma visto e considerato che non posso lavorarlo, perché devo lavorarlo durante l'allargamento, devo tagliare il filo da questa parte e lo taglio, chiudo e riaggancio il filo nell'angolo opposto, questo. Riagganciatelo come voi vi sentite di riagganciare. Io aggancerò sempre nel mio modo, che è questo. Ok, ci siamo agganciati nell'angolo. A questo punto inizio a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella prima delle 4 e faccio la mia maglia altissima. Perfetto. Per me è sufficiente un solo mamma mia, quando non ti vengono le parole, un solo ovalino. Allora mi aggancio dalla parte opposta, scusami, mettilo a dritto, agganciati in questo modo. Ok, abbiamo praticamente sotto la nostra ascella un'ampiezza che a me dà quel pochino che mi serviva. A me servivano pochi centimetri, 2 sono sufficienti, proprio per dare un po' più di spazio proprio sotto l'ascella. Mi andava bene come spazio, però era un po' troppo stretto, già l'estate è stretta per me, quindi avere un po' più di ampiezza sotto l'ascella lo preferisco. Quindi ho fatto una sola asolina. Ci siamo agganciati, ci siamo lasciati qui, ora andiamo a fare una catenella e andiamo nel centro del nostro angolo e facciamo una maglia bassa. Nella prima maglia alta una maglia bassa, nell'ultima maglia alta una maglia bassa. Ovviamente attenzione, io la sto chiamando in 1000 modi, tranne asolina, comunque un ovalino. Io ne ho fatto uno. Eventualmente non vi bastasse, dovete farne 1 o 3 o 5. Ok, però l'avevo già detto e quindi Marina si sta ripetendo. Mettiamo un segnapunto nel primo dei 3
punti bassi, e andiamo a fare il classico 1 2 3 e 4, 1 2 3. Ok, andiamo a lavorare tutti i nostri archetti fino ad arrivare dalla parte opposta. Ok, sono arrivata dall'altra parte, quindi siamo partiti da questa parte insieme, dalla ex angolo, vedi dove abbiamo fatto l'ovalino. Adesso siamo dalla parte opposta, quindi 1 2 3 e 4, entro e faccio, fammi vedere, devo farlo uguale, no, vedi, 1 2 3 4, salto questa asolina come ho fatto di qua, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa, nella seconda la seconda maglia bassa, nel centro la terza maglia bassa. Ora 1 2 3 e 4 per quanto mi riguarda, perché devo fare l'ovalino, vado nella prima e faccio la mia maglia altissima. Ok, adesso unisco anche l'altra parte, che è questa, dove avevo il filo tagliato. Ok, entro, faccio la mia prima maglia bassa, la seconda maglia bassa sulla maglia alta e la terza maglia bassa sulla seconda maglia alta. Ho fatto l'altro ovalino e quindi ho unito anche l'altra parte. Andiamo avanti e procediamo col chiudere il nostro giro. Ovviamente quando ripartite fate le 4 catenelle, siamo qui dove eravamo prima, abbiamo appena fatto il nostro ovalino, le 3 maglie basse e questa la saltate. Ok, andiamo direttamente 1 2 3 nella quarta. Mi è venuto un dubbio che potreste magari avere difficoltà, ma più o meno è la stessa cosa che dall'altra parte, quindi però meglio stare dalla parte dei bottoni, vero? Quindi adesso continuate tranquillamente. Ok, sono alla fine del mio giro, vedi il marcapunto. Allora andiamo, saltiamo direttamente sulla maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa, 2 e all'interno facciamo la nostra terza. Come vedi ci ritroviamo con il nostro ovalino. Ok, qui dobbiamo fare un salto nel vuoto, cioè, nel senso che dobbiamo fare, non possiamo lavorarla adesso questo ovalino, quindi dobbiamo entrare all'interno e fare delle maglie bassissime, che poi tanto nasconderemo col nostro ventaglietto, e andare a raggiungere il nostro marcapunto, che è qui. Quindi continuo a fare maglie bassissime, fatene quanto vi serve per avvicinarvi. Ecco, questa è la mia prima, quindi tolgo e vado sulla prima, chiudo il giro. Ok, un'altra maglia bassissima sul centro, perché dobbiamo stare nella maglia bassa centrale, e quindi catenella, ed ecco che si riparte. Mettiamo il nostro segnapunto e ora non vi rimane che seguire. È cascato. Togliamo questo, casomai. Seguire il nostro disegno, quindi qui andremo a fare. Se per caso avete più di un ovalino, dovete fare semplicemente delle maglie bassissime sopra l'ovalino, dovete raggiungere la vostra prima maglia, ok? Quindi adesso qui non avete più problemi, perché qui avrete il ventaglio e tutti i ventagli a seguito con la maglia bassa che lo blocca in centro a queste 3. Anche qui non avete più problemi, perché qui avete il ventaglio. Quando arrivate all'ovalino qui in mezzo, anche questo è un ventaglio, perché ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa. Quindi è già impostato il lavoro, non serve più che io vi aiuti ad andare avanti. Avete visto con la prima opzione
come fare a proseguire sui ventagli, quindi con le maglie basse. Se non avete visto la prima opzione perché volevate vedere subito quello dell'allargamento, andate a rivedere la prima opzione per vedere come fare a proseguire con le maglie. Non lo faccio io perché altrimenti diventa una ripetizione. E come fare anche ad allargare, ve l'ho detto nella prima opzione, quindi ad allargare il corpo nell'eventualità voleste svasarlo, ve l'ho detto nella prima opzione, quindi andate a vedere, mi raccomando, la prima opzione e andate avanti, adesso avete lo spazio necessario qui sotto la vostra ascella. Per quanto mi riguarda ne ho messo soltanto uno e quindi mi dà quei 2 centimetri in più di respiro, diciamo, sotto la mia ascella, e così per me va bene. Ora vado avanti, andate avanti anche voi. Andiamo a vedere ora come realizzare la manica, eventualmente non voleste lasciarlo a canotta, quando il tipo di unione è senza il ponte. Ok, poi vi faccio vedere anche quello col ponte. Quando è senza ponte dobbiamo iniziare così. Innanzitutto filo nuovo, abbiamo finito con i ventaglietti come già sapete, abbiamo il nostro sottomanica che è qui, non abbiamo il ponte e quindi dobbiamo semplicemente andare a chiudere. Allora, col filo nuovo come detto andiamo nel nostro archetto. Ve lo faccio vedere su quello in lana perché questo l'ho fatto senza il ponte, mentre l'altro in cotone con il ponte sotto, quindi questo ve lo faccio vedere su questa maglia. Quindi entriamo nell'archetto, vedete che qui ci sono gli ex angoli, qui ci sono i 2 archetti, uno da una parte e uno dall'altra. Entriamo dal primo e andiamo a fare, agganciamo il nostro filo, devo alzare un po' la telecamera perché adesso vado a battere. Ci batto sempre con questo che è un uncinetto che io amo ma è più lungo del solito, e quindi andiamo a fare la prima catenella, rientriamo di nuovo dentro e facciamo la prima maglia bassa e ovviamente ne andiamo a fare altre 2, quindi in totale sono 3 maglie basse, sempre se la prendo ok, e sono 3, 1 2 e 3. Segniamo con il nostro famoso marcapunto la prima maglia bassa, che è questa. Ok, è qui che ci riagganceremo. Andiamo a fare per il primo giro il solito, quindi 2 3 e 4 catenelle. Ora uniamo il giro in questo modo, vai nell'archetto successivo e vai a fare nell'archetto successivo 1 2 e 3 maglie basse. Allora vai a fare le 3 4 catenelle e poi 1 2 3 nella quarta, quindi è un classico. Qui il nostro lavoro continua esattamente come abbiamo sempre fatto. Finisci tutto il giro e ci ritroviamo all'unione. Ok, quindi procedi con le 4 catenelle, le 3 maglie basse partendo dalla quarta maglia alta del ventaglio. Sono arrivata alla fine del giro, finisco con le mie 1 2 3 4 catenelle, vado nella prima maglia bassa del giro e vado a fare, se tolgo il marcapunto forse è meglio, se non ci sta il marcapunto e uncinetto, e ho preso quindi nella prima maglia bassa che ho fatto di inizio giro, prendo il filo e lo porto dentro con una maglia bassissima. Entra ora in quella centrale, sempre con una maglia bassissima, catenella, rientra di nuovo dentro e fai una maglia bassa. Sei pronta ora a ripartire, ma ora ti devo dire una cosa. Allora, da questo secondo giro, quindi il giro dei ventaglietti, se vuoi puoi già
iniziare a diminuire. Io nel primo giro ho un diametro giusto, nel primo giro non faccio diminuzioni, lo farò nel secondo giro, quindi come adesso poi ti mostrerò, intanto il primo giro lo faccio in modo normale. Se tu volessi fare delle diminuzioni, aspettami nel secondo giro che ti mostro come faccio, ok? Però eventualmente tu avessi la manica molto larga, puoi già iniziare da questo giro a fare le diminuzioni che io farò nel giro successivo. Quindi io procedo col mio ventaglietto da 9. Se tu invece, te lo dico già perché è inutile che, se tu invece devi stringere già adesso, mi farai un ventaglietto da 7, ok? Eventualmente puoi o cambiare l'uncinetto, quindi dal 3,5 passare al 3 e fare anche la diminuzione, quindi anziché ventaglietti da 9 li farai da 7, sempre dispari, li farei da 7, oppure semplicemente fai la diminuzione. Quindi se è molto molto larga e quindi vuoi fare una diminuzione molto rapida, diminuisci il numero dell'uncinetto e fai anche le diminuzioni. Se invece ti ritrovi con una manica che va bene, però vorresti diminuirla appena appena, usa solo l'uncinetto più piccolo, ok? Quindi dal 3,5 in questo caso passerai al 3. Se vuoi diminuire moltissimo, come ti ho già detto, farai appunto nell'altro modo, cioè nel modo in cui cambierai sia l'uncinetto, insomma devi regolarti tu, puoi usare tutti e due i metodi o addirittura diminuire un ventaglio sì e un ventaglio no, dipende da quanto è larga la tua manica. Ok, per quanto mi riguarda in questo giro non faccio diminuzioni, quindi mi toccherà fare ventaglietti da 9 ed è molto facile perché io, come hai visto, dopo la maglia bassa che abbiamo fatto, sono entrata nel mio ventaglio centrale, nel mio archetto centrale e sto facendo le 9 maglie alte. Quindi puoi veramente giostrare la diminuzione o l'allargamento, perché se fai il contrario ovviamente diventa un allargamento. Sempre però dispari devono essere le maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi se devi aumentare saranno 11, quindi ne vai ad aumentare 2 o diminuire 2 ad ogni giro, ok? Su tutti i ventagli o ventagli alternati, dipende da quanto tu devi restringere la tua maglia. Quindi andiamo nella seconda maglia bassa e qui non ho nient'altro da spiegarti se non vai avanti e ci troviamo alla fine del giro. Ti ho spiegato come fare le diminuzioni, io le farò subito dopo. Andiamo ad unire il giro numero 2 delle maniche, quello con i ventaglietti. Andiamo nella prima maglia bassa che abbiamo creato, entriamo, prendiamo il filo e lo portiamo all'interno e abbiamo finito così il primo giro. Sappiamo già che per lavorare adesso io devo portarmi sul centro di queste maglie e quindi come faccio? Devo saltarne 3 e io per 3 volte vado a fare 3 maglie bassissime, 2 e 3. Ok, nella quarta faccio una maglia bassissima, una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa, quindi 1, 2 e 3. Allora, fermi tutti. Io sono nel giro dove voglio diminuire. Se tu hai già fatto le prime diminuzioni nel ventaglio, ovviamente sai già e avrai già capito che anche la catenella va diminuita, perché altrimenti avremo la catenella della stessa misura e un ventaglio più piccolo e non diminuisce come dovremmo. Quindi noi normalmente la catenella la facevamo da 4, invece adesso andiamo a farla da 3 perché il ventaglietto non sarà più da 9 per quanto mi riguarda, ma sarà da 7, quindi ne tolgo 2. Ok, andiamo a fare quindi 1, 2 e 3 catenelle, solo più 3. Poi saltiamo 1, 2, 3, nella quarta andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie basse e poi via. 3 catenelle, saltane 3 e vai
quindi il lavoro sarà sempre questo. Ma attenzione, se tu hai già fatto la diminuzione, quindi sei già a 7 maglie alte, ovviamente tu dovrai lavorare sempre le 3 maglie basse, ma non ne salti 3, ne salti soltanto 2. Quindi 2 le salti, 3 le lavori con le maglie basse e 2 le salti. Quindi saranno 3, 4, 5, 6, 7 in totale le maglie alte. Ecco perché dobbiamo tenerci in dispari e togliere 2 maglie ogni volta nel ventaglio. E andrai avanti così. Adesso hai già capito, quando poi torni dalla parte opposta ti unirai da questa parte, quindi nella prima maglia bassa, andrai nella maglia bassa centrale facendo una maglia bassissima, tiri su una catenella, rientri e fai la maglia bassa. Quindi qui in centro ci va la maglia, una maglia bassa. Nell'archetto che abbiamo da 3, per quanto mi riguarda perché sto facendo la diminuzione, farò 7 maglie alte. Una maglia bassa, 7 maglie alte. Continuo in questo modo e mi unisco come abbiamo fatto nel giro precedente con i ventaglietti, salendo con le maglie basse e facendo le 3 con le maglie bassissime e facendo le 3 maglie basse. Quindi come vedi è molto semplice. Se qualcosa ti è sfuggito, torna leggermente indietro così rivedi di nuovo i passaggi. Taglietti. Ricorda, i ventaglietti devono aumentare o diminuire di 2 alla volta e mentre la catenella di una soltanto. Per realizzare invece la manica, quando abbiamo fatto un ponte sotto l'ascella, il criterio è poi lo stesso, non cambia. Voi avrete, io ho un ponte soltanto sotto l'ascella, magari tu ne hai 3 o ne hai 5, sono sempre dispari i ponti. In ogni caso, quello che tu dovrai fare è partire dal ponte precedente all'archetto precedente al ponte, quindi questo, agganci il tuo filo e fai le 3 maglie basse. 3 maglie basse le farai sempre negli archetti che hai sotto il ponte. Io per esempio ne ho una soltanto e farò 3 maglie basse in questo ponte che ho e poi continuo nel ponte successivo. Poi farò le 3 maglie basse sul ventaglietto, finisco il giro e mi aggancio nella prima maglia bassa. Se tu hai 3 ponti qui sotto l'ascella, farai sempre 3 maglie basse, 4 catenelle, 3 maglie basse, 4 catenelle, 3 maglie basse, 4 catenelle finché non finisci i tuoi 3 ponti e poi salti su questo, quindi quello dopo il nostro angolino, e procedi con il giro. Ti agganci nello stesso identico modo di cui ti ho fatto vedere appunto per l'aggancio e il proseguimento della manica per la manica senza ponte, quindi il procedimento è lo stesso e vai avanti se vuoi diminuire nello stesso modo in cui ti ho detto per la manica senza ponte, è la stessa cosa, ok? Solo che avrai dei passaggi in più che ti servono proprio per superare i ponti che tu hai fatto sotto la tua ascella, ok? Quindi è molto semplice ed è così che andrai a procedere per fare eventualmente la tua manica corta, 3/4 o lunga, come vuoi tu, in lana, in cotone, come più preferisci. Lo scollo. Lo scollo lo puoi lasciare così perché è bello anche così. Nell'eventualità tu volessi fare uno scollo, io ho semplicemente fatto in ogni archetto la stessa cosa, quindi in ogni archetto ho fatto 9 maglie alte. Poi mi sono agganciata nell'archetto tra le due parti con una maglia bassa, 9 maglie alte, una maglia bassa e via dicendo. Se noti che, e quindi ho fatto la stessa cosa anche negli angoli, e avendo io una scollatura corta, dopo ti mostro, per quella in lana, una scollatura più stretta in quella in lana, anche facendo i nuovi ventaglietti qui non si imbarca, cioè non gira bene, ma attenzione, a te potrebbe non girare bene. Quindi quando tu fai i 9 ventaglietti da questa parte,
e sei in procinto, qui mi farai la maglia bassa e qui devi fare i 9 ventagliette, anziché 9 potresti farne 7 o addirittura 5 o addirittura 3, in base a come vedi che ti gira, ok? Questo è fondamentale per far girare bene il tuo scollo. Quindi se tu noti che le 9 maglie alte in questo punto ti fanno sfarfalla un pochino lo scollo, allora semplicemente qui ne farai meno. Meno dipende da come deve girare a te lo scollo, in base a come ti piace. Quindi da 9 puoi arrivare a 7, da 7 a 5, oppure 3, oppure una. A seconda proprio di come vuoi che ti giri lo scollo, ok? E il procedimento è uguale a tutto il resto, quindi non te lo faccio neanche, non te lo mostro neanche. Non ho nient'altro da aggiungere perché io questo lo sto portando avanti, quindi lo vedrete sicuramente, per velocizzare il tutto, lo vedrete in anteprima cortino, ma io ovviamente andrò giù. E per fare, io ancora sono arrivata a questo punto e ho ancora un gomitolo, quindi riesco tranquillamente a finire la lunghezza della mia canotta e a farmi anche una manichina. Adesso vediamo se lo lascio a canotta o a manica. Non so in quell'estiva se farò la bordura, anzi ti mostro la coccola invernale che sto per finire, mi manca solo il pezzo di manichina, non farò la manica lunga, quindi io qui come vedi ho fatto la bordura come ti dicevo, lasciando le 9 maglie alte, l'hai vista sicuramente in anteprima sul manichino e gira benissimo. Però ripeto, devi vedere tu, sotto non faccio nessun'altra bordura se non la stessa che ho utilizzato per tutta la mia maglia. Quindi abbiamo una scelta notevole di tipologie: manica lunga, manica corta, manica 3/4, perché no, con o senza bordura sul collo, quindi senza e questa, con e questa, cotone o lana, in base a quando la dovete indossare. Potete scegliere veramente tanto su questa maglia, farla anche per una bambina, perché no? Bambino direi di no, però bambina assolutamente sì. E con questo vi ringrazio di essermi stata accanto anche in questo video con questa nuova creatura, spero vi sia piaciuta. Ci vediamo in un prossimo video e ricordati, rimani qui con me nel canale, magari dammi un commento e un pollicione su se non sei iscritta. Mi farebbe tanto piacere che tu ti iscrivessi al mio canale e magari attiva la campanellina, così almeno non perdi i miei prossimi tutorial. Alla prossima!